Buongiorno a tutti, siamo qui con Elena Giulia Rossi, l'autrice del libro Mind the Gap, la vita tra bioarte, arte ecologica e post-internet. Ci troviamo nel suo studio a Roma in occasione della traduzione e pubblicazione del suo libro presso la casa editrice Atelier 22 in lingua montenegrina. Il titolo del libro Mind the Gap venne scelto con molta cura e in sé ha un significato provocativo quasi, direi. Dire cosa significa e come si collega alla narrazione che il libro in sé offre. Sì, tanto grazie per questa introduzione e per questa domanda importante, perché Mind the Gap, il gap è un po' tutto il centro del libro. Mind the Gap è un termine in Inghilterra utilizzato nella metropolitana ed è stato anche nella metropolitana a Londra che questo titolo è venuto fuori. Però non si collega tanto a un vuoto, ovvero sì, è un vuoto, ma è un vuoto nostro percettivo di quello che noi non vediamo, ed è piuttosto invece quello spazio che c'è tra le cose e che collega aspetti diversi, discipline diverse e che è un po' il filo conduttore del libro, perché ad essere collegate sono generi sperimentali artistici che si sono occupati del clima, che si sono occupati della biologia, che si sono occupati di internet, sono tutti argomenti che negli anni sono stati anche trattati in maniera specifica e specializzata, ma in maniera isolata. Ma qui sono riletti in una lettura unica, perché non sono separati e sono in qualche modo sono un tutt'uno anche con quello che è, con quella che è la vita che noi, e il Certo. mondo che noi abitiamo. E proprio prima di fare questa piccola intervista, in realtà abbiamo anche parlato un attimo di questi collegamenti, quanto è anche tante volte difficile farli, no? Difficile collegarli perché in un certo senso richiedono anche una forma, diciamo, abbastanza unica per poter fare tutti questi collegamenti e per poter portarli anche agli studenti stessi, no? Certo, e poi ci vuole anche una certa distanza, perché un po' l'aspetto peculiare di chi ha sperimentato con le tecnologie è stato quello di aver sperimentato mentre le tecnologie arrivavano negli usi della vita comune e questo ha impedito che ci fosse una sorta di distanza storica e con tutte le difficoltà poi che la tecnologia comporta, questioni legate all'obsolescenza e quindi sono un po' argomenti e questioni che si seguono in corsa, ma poi dopo a distanza di tempo si capisce la continuità che lega una con l'altra. Come descriveresti a questo punto il processo di ricerca e scrittura del Mind Gap, ovvero quali aspetti della ricerca o della preparazione sono stati proprio fondamentali per la scrittura di questo libro, ma forse anche ci puoi raccontare un po' sul percorso che ti ha portato alla scrittura di questo libro e quali argomenti pensavi, diciamo, che mancavano e che ti hanno, diciamo, ispirato ad approcciarti a una scrittura del genere. Io penso che un libro non nasce nel periodo in cui lo si scrive, no? Un libro racchiude un po' tutto il percorso che ciascuno di noi ha fatto e lo racchiude in un momento in cui si sente l'esigenza di mettere un punto, proprio quando c'è quel momento di sguardo retrospettivo per cui si capisce che alcuni argomenti adesso hanno una forma, va raccontata e va capita. Quindi in questo percorso c'è un po' tutto quello che è stata la ricerca di questi ultimi 20 anni, dalle esperienze al PS1, alle esperienze alla Jam Flash Artist Book Collection, dove era naturale per loro collezionare e interessarsi alla net art in continuazione con i libri d'artista. Questo è no? Un altro gap che è stato anche molto difficile quando sono tornata in Italia da esprimere perché non si vedeva questa continuità. I progetti che ho curato al Maxi erano in realtà legati alla ricerca anche, quindi era un altro aspetto della ricerca, quindi non è soltanto quello che uno studia e ricerca, ma anche i tanti aspetti che vengono fuori dalle attività che si fanno di contorno e che sempre alla ricerca sono legate. Diciamo che sono anche tante volte più importanti della ricerca stessa perché è una forma, no? Se lo possiamo dire, è una forma quasi
sine qua non, nel senso che senza questa pratica, senza mettere in pratica tutta la ricerca fatta, svolta prima, avrebbe poco senso, se si può dire così. Assolutamente, questo forse si ricollega anche all'ultimo capitolo che è legato ai musei e agli archivi, che sembrano degli argomenti separati perché siamo sempre entrati nel vivo delle opere, nel vivo di quello che realizzano gli artisti, ma l'archivio, il museo, tutto quello che comporta presentare, archiviare, conservare, alla fine è anche quello parte della vitalità di lavori che poi dopo rivivono nelle varie fasi future quando il mondo decide di ritirarli fuori. Penso che lo sguardo dell'arte sia già di per sé aperto a quei gap che noi non vediamo. E è uno sguardo sul mondo che esce fuori dalle angolazioni quotidiane della nostra attività, quindi già di per sé apre lo sguardo all'invisibile. Questi artisti che hanno seguito questi cambiamenti che all'inizio erano invisibili ai nostri occhi, perché in qualche modo sono entrati nella nostra vita in maniera molto lenta, graduale e anche subdola, se vogliamo. Il fatto di averli seguiti dall'inizio ha permesso di poter vedere e aprire uno sguardo a quanto di invisibile c'è nel nostro mondo. Questo è vero per questi artisti che si sono occupati di forme d'arte più sperimentali, come sono quelli trattati in Mind the Gap, come anche artisti che comunque nel passato hanno lavorato con strumenti più tradizionali, ma che hanno avuto uno sguardo attento sul mondo, adesso anche loro guardando il loro lavoro a ritroso ci rendiamo conto di quanto abbiano anticipato. Infatti in Mind the Gap comunque si cerca di creare anche dei collegamenti tra forme più sperimentali dell'arte e forme che sono state sperimentali al loro tempo ma che adesso sono in qualche modo più assimilate, come la land art o altre forme d'arte che adesso tranquillamente non ne questioniamo l'origine, ma che all'epoca sono state forme d'arte sperimentali. Nel libro hai menzionato il concetto di sguardi creativi degli artisti. Come definiresti il ruolo degli artisti nell'era digitale e anche nell'epoca della informazione? Beh, sguardo creativo, anche questo potrebbe essere anche inteso quasi come provocatorio, perché è uno sguardo creativo che forse è più attento ancora alla realtà del nostro sguardo. Questo è vero soprattutto nell'era digitale, perché gli artisti si sono trovati di fronte a degli strumenti nuovi che hanno in qualche modo decostruito e lo hanno rovesciato dall'interno all'esterno, quindi ce ne hanno fatto capire il vero funzionamento e quindi un occhio creativo, ma non creativo in termini di astrazione, ma creativo in termini proprio di attenzione alla realtà. Quanto pensi che diciamo, coltivare uno sguardo creativo, ovvero cercare anche attraverso una forma educativa di coltivarlo, di svilupparlo, di portarlo avanti, in quale forma pensi che si potrebbe anche fare Io credo che sia un momento in cui dobbiamo tutti imparare, diciamo, a rivedere e a ricostituire uno sguardo creativo, perché è un momento di cambiamento che in questo momento qui è molto vicino a noi, cioè tutte quelle cose che si sono sviluppate, hanno progredito in questi ultimi anni, che poi adesso con questo sguardo a ritroso ci sono sembrate più chiare, adesso si sono in qualche modo mescolate in una modellazione del mondo che ancora noi non riusciamo a percepire del tutto. Infatti anche giovani filosofi, giovani, meno giovani, si parla di era oscura, si parla, ma non come oscurità in un senso anche negativo, oscurità come qualcosa che noi non riusciamo a vedere, che dobbiamo in qualche modo iniziamo a percepire il cambiamento, ma non riusciamo a dargli una forma. E così credo che sia per questi aspetti anche legati alle accademie, cioè capire come evolvere, ancora non è chiaro, diciamo, dove andare avanti perché probabilmente anche il grande sforzo che si sta facendo nelle accademie di estendere alle nuove tecnologie, eccetera, ma non è quello sufficiente di per sé, perché quello che deve evolvere è il metodo, no? Il metodo per poter usare gli strumenti che abbiamo. Nel libro hai menzionato il concetto di arte ibrida e il cambiamento nel ruolo dell'artista. Puoi approfondire su come vedi il futuro dell'arte e degli artisti in un mondo sempre più tecnologico?
Anche questo è difficile da prevedere, però al momento attuale si può dire che è sempre più, mi sembra ci sia sempre più la necessità di ehm, ricostituirsi in gruppi, di lavorare o anche senza collettivizzarsi, ma lavorare tra discipline diverse, no? Si ha comunque una necessità di eh, ascoltare anche diverse professionalità, quindi quello che si vede oggi è un artista meno isolato nel suo gesto creativo e più collegato, anche se parzialmente, al mondo o a professionalità diverse. Direi che i temi affrontati nel libro non sono ancora ampiamente trattati dalla storia, forse possiamo dire anche che non hanno ancora trovato un loro posto in mondo dell'arte contemporanea, ma in certi sensi sono rimasti anche sempre un po' temi di nicchia, come li definisci tu. Perché pensi che questa cosa accade? Allora, intanto anche in questo adesso c'è un leggero cambiamento, perché mentre prima chi si occupava di questi argomenti erano solo persone di nicchia, ma non in un senso qualitativo, nel senso che comunque non c'era un grande interesse istituzionale, dove c'era era un interesse ehm, più politico che non rivolto all'aspetto di ricerca. Adesso anche in questo momento ci troviamo di fronte a una fase molto strana perché questi argomenti improvvisamente sono entrati nel centro dell'interesse mediatico e quindi sarà anche questo un momento in cui si spera che nel futuro si riuscirà a fare spazio tra tutto quello che è stato inghiottito nel circuito mediatico, che in qualche modo ha anche deformato quelle che sono state le esperienze che genuinamente si sono sviluppate nell'arco di questi anni, anche con una certa fatica, e quelle che invece vengono fuori dall'intreccio di questa nuova rimodellazione del mondo con altri aspetti come il mercato, la finanza e l'economia, che sono ormai degli ambiti che sembrano governare un po' tutti gli aspetti mediatici e quindi dell'informazione e quindi del modo in cui anche queste forme d'arte vengono veicolate nei musei e al pubblico. Questa intervista la dedicheremo ai nostri lettori, ma soprattutto ai giovani. Penso che per loro sarebbe interessante anche sentire da te personalmente un consiglio per chiunque di loro deciderà attraverso la lettura ad affrontare l'argomento e approfondire lo studio sulle arti e nuove tecnologie. Quali speranze o obiettivi tu hai per i lettori che affronteranno il tuo libro? Ovvero, cosa ti piacerebbe che traggano da questa lettura? Allora, durante la scrittura di Mind the Gap, per me scriverlo è stato un momento di ricostruire le ricerche in una storia che ha preso una certa direzione. E la mia speranza, l'obiettivo più bello sarebbe che chi legge il libro ricostituisce tutti questi argomenti e la stessa lettura che è stata data da Mind the Gap in una loro propria lettura, anche perché è stato organizzato appositamente in più chiavi di lettura, una narrante e poi le tante note che sono correlate, che possono essere anche trattate a sé, sono poi quei canali che riportano ad approfondire gli argomenti singoli per ricostituirli poi in altre letture, che è un po' l'auspicio con cui si chiude il libro, no? Cara Elena, grazie per il tempo che ci hai dedicato per questa intervista. Grazie a te e avete lì 22 per questa bella avventura. Sono sicura comunque che i nostri lettori apprezzeranno la possibilità di ascoltarti, di interagire insomma con te attraverso questa videoforma, soprattutto attraverso la lettura del tuo libro, ma anche grazie a questa preziosissima chiacchierata.